With you, I can be sad. Ci sono almeno 4 motivi per scegliere questo van rispetto a praticamente tutti i van in commercio. Il primo è sicuramente lo studio della progettazione, perché in un van tourer non è tanto un discorso di piantina totalmente diversa dalle altre, ma proprio uno studio progettistico che invece è totalmente differente dal 90% di quello che possiamo trovare in commercio. La prima soluzione è quella del letto saliscendi posteriore, quindi permette di avere un volume di carico del 30-40% in più rispetto a tutti i nostri competitor. La seconda è quella della dinette, che si può allargare e anche inclinare per farvi vivere sicuramente viaggi comodi e indimenticabili. Terzo, il bagno vario. Specificamente su questo veicolo, che è il 600D, il bagno è davvero enorme, probabilmente uno dei più grandi in commercio. Sugli altri veicoli 540 e 630, nella versione 600 è possibile anche avere l'L. Lo studio progettistico del bagno è possibile averlo sia in un unico ambiente che, come in questo caso di questa video recensione, ampliarlo per poter appunto rendere un bagno XXL. Ma non finisce qui, perché nel modello specifico abbiamo anche il tetto sollevabile con la tecnologia FSI, una tecnologia sicuramente molto più avanzata. Io, da possessore di van tourer, e devo dire ho fatto dei viaggi indimenticabili, non posso che parlarne bene. Insieme però in questo video vedremo non solo questi plus in più, ma ne scopriremo tanti altri, perché in questo veicolo ha anche il doppio letto matrimoniale, ma nel 600 potrebbe essere quasi una normalità, ma su van tourer è possibile farlo sul 540, sul 630. Insomma, io sono Luca del centro Caravans Barassi, lui è van tourer 600D. Siete pronti per innamorarvi, perché oggi ci si innamora davvero? Seguite questo video per scoprire tutti i plus del mondo van tourer. Tutti i veicoli, torno a ripetere, sono super configurabili. Questo non ditelo a nessuno, è in pronta consegna. Shh. Seguite il video per scoprire il fantastico mondo van tourer. Parto questa video recensione dalla parte posteriore del veicolo, dopo vedrete proprio tutta la recensione esterna e interna. Van tourer amante dei sportivi, amante dei ciclisti, amante proprio di tutti quelli che necessitano uno spazio posteriore. Il perché vi rubo giusto qualche minuto, ma secondo me ne vale davvero la pena. Appunto, avendo il letto, come fra poco vedrete che è possibile alzarlo, van tourer non ha nel garage il classico serbatoio dell'acqua che va a delimitare molto lo spazio interno, ma lo trovate all'interno sotto la postazione del pavimento, intanto per avere un baricentro davvero perfetto. Quindi abbiamo un veicolo che viaggia sempre centrale, perché andando a caricare la parte esterna del veicolo il camper ovviamente tenderà a viaggiare sull'esterno. In questo caso ovviamente serbatoio isolato e coibentato per far sì che internamente possiate alzare anche il letto posteriore, che è un optional di 550 euro, e poter caricare, grazie al suo incavo, a questo scavetto che viene fatto da entrambe le parti, le vostre biciclette, i vostri sci, tutto quello che necessita. Ora andiamo avanti nella recensione. (600D) versione white, tetto a soffietto che è completamente sfoderabile, apribile con la zanzariera, quindi abbiamo una versione di tetto dove gira più aria, retroilluminato totalmente, ma anche riscaldato con prese USB e porta bottiglie dell'acqua. Van tourer ha una serigrafia davvero molto elegante, molto sportiva. In questo caso nello specifico lo presentiamo con un telaio Eevee su
su veicolo appunto di 5,99, 2,05 di larghezza, 2,58 d'altezza. Il telaio IVI, come facilmente riconoscibile, l'abbiamo visto già in altri video, da questo fascione che viene aggiunto nella parte anteriore del veicolo, dove comunque cambiano e migliorano determinate tecnologie e sistemi per far sì che il vostro viaggio sia ancora più confortevole rispetto a un telaio light normale. È possibile inserirlo sia sul 600 D, come in questo caso, L 630 per il passo invece del 540, quindi un passo corto e non un passo lungo come in questo caso. Invece non è possibile inserire al momento il telaio IVI. Passiamo alla meccanica, che lo presentiamo con un 160 cavalli, come vi spiegavo anche appunto in ulteriori video. Quando si ha un telaio IVI andiamo a cambiare anche il cerchione, quindi diventa di questa forma, a differenza del classico cerchione con telaio light. Qui ce ne sarebbe tanto da parlare, perché veramente Vanturer era uno studio della progettazione praticamente unico. Partiamo subito dal suo punto forte, che sono la possibilità di avere appunto questo letto superiore sali e scendi, che è un optional di 1.100 euro, ma in questo caso ovviamente abbiamo inserito finestra a filo, telaio IVI appunto stesso come ho spiegato poc'anzi, doppio letto matrimoniale e seguitemi perché c'è davvero ancora tanto altro da scoprire. Quindi la possibilità di questo letto che può salire e scendere con una mano, semplicissimo, basta semplicemente cliccare questa parte del letto e appunto può portare con uno spazio, con una volumetria, a salire e a scendere appunto il letto stesso. Stesso identico ragionamento si ha sempre cliccando questa manovella, il letto può salire. In questa versione però abbiamo inserito il doppio letto matrimoniale, che è possibile sia alzarlo dalla parte dall'esterno verso l'interno, ma sapete, io sono una persona emozionale, immagino di alzarlo anche dalla parte opposta, perché è possibile reclinarlo anche dalla parte opposta e con davanti fantastici panorami da potervi vivere e godere sempre. Finestre sides anche nella parte posteriore, ovviamente tutte con oscurante e zanzariera integrate all'interno. Classico e canonico giro esterno, dove presentiamo una di serie, una combi di 6 kW, quindi la versione più prestazionale della combi stessa, per far sì che all'interno possiate avere un clima ancora più confortevole rispetto a una classica canonica combi 4D o combi 4 gas. In questo caso sui modelli Vanturer di serie si ha sempre una combinata a gasolio, quindi sia il boiler dell'acqua calda che invece il riscaldamento vengono sempre fatti con il gasolio stesso. Allora, come vedete, la particolarità del letto, che può salire e può scendere, come vi spiegavo, è possibile reclinarlo anche verso l'interno, quindi è possibile potervi godere dei panorama, leggervi il vostro libro vedendo appunto davanti. Io adesso ho i camper, ma mi immagino io un qualcosa di favoloso. Letto superiore, ovviamente non viene inserita dalla mia parte sinistra l'armadiatura, in quanto nella mia parte appunto sinistra è la possibilità di dormire, quindi andiamo a mettere la testa per far sì che possiamo non avere ostacoli. Tiro ancora giù il letto, perché come vedete è possibile parzializzarlo su più punti, quindi potete voi decidere dove e che altezza dormire in base al carico che avete di sotto. Una cosa super interessante, perché obiettivamente è presente su pochissimi veicoli, nonostante abbiamo un tetto a soffietto originale Vanturer, viene mantenuto l'oblò panoramico, sia per un ricircolo dell'aria, ma è possibile inserire lì max fan, turbovent, aria condizionata, insomma tutto quello che necessitiamo per far sì che il nostro comfort possa essere ancora più gradevole. Io personalmente, per la mia esperienza, non ho mai inserito nulla, ma davvero troppi ricordi su questi veicoli Vanturer, e magari qua sotto qualche foto di questa estate fantastica. Vi avevo promesso un video che sto ancora finendo di realizzare, ma qualche fotina sul mio Vanturer 630L sicuramente oggi ve la allego.
Parte posteriore che poi concludiamo il tutto con delle prese USB e casse dove vi sto proprio indicando, e anche nella parte destra abbiamo le casse. Tutta questa apertura, questo sali e scendi, viene fatto su cinghia, quindi è possibile davvero in maniera semplice. Adesso guardate, io l'ho fatto con la mano sinistra che è la mia mano debole, quindi davvero è semplicissimo. Passando nella parte interna invece sinistra e canonica, sulla mia appunto sinistra troviamo il frigorifero. Ad oggi le versioni sono leggermente diverse, in quanto molti brand mettono il frigorifero all'ingresso, e invece Vantoorer continua ad avere uno spazio ingresso ottimo con la possibilità di cassetti ampi. Ovviamente il frigorifero toglie molto spazio nella parte cucina, lo va a guadagnare per chi ama la possibilità di aprire il frigorifero anche dall'esterno in maniera più confortevole. Personalmente io sul mio 630L è identico, l'unica differenza che si ha è che invece di avere un letto traverso come nel caso di questa video recensione, il letto è gemello, quindi ha la possibilità di avere un letto più grande ma un bagno più piccolo e una dinette leggermente più piccola. Quindi il 600 del Vantoorer insieme al 540, che rimane in assoluto il più venduto, il 600 secondo me su questo brand è il miglior compromesso che si ha a fattore di spazio, anche per quanto riguarda i tre ambienti che, come dico sempre io, notte, zona bagno, zona cucina e living, dove appunto poi insieme finiremo questa recensione. Frigorifero Vitirfrigo, quindi un compressore, sta già lavorando, è già freddissimo internamente. In questo momento, come vi spiegavo, avendo attaccato la 220, il frigorifero andando a compressore non ha per me quella scomodità di dover cambiare 12, 220, gas, ma fa tutto lui con la batteria. Consigliato ovviamente pannello solare, doppia batteria, batteria a litio, insomma. Poi ovviamente qui sotto nei commenti potete scrivermi e io ovviamente non mancherò di aiutarvi nel mio piccolo, per quanto ovviamente posso fare, aiutarvi nella scelta migliore che per voi è quella più prestazionale, magari per il vostro tipo di vacanza. Quindi un frigorifero maggiorato rispetto alla versione del trivalente, perché il freezer, che in questo caso viene maggiorato, invece nella versione trivalente è più piccolino. Questo è sicuramente uno dei frigo migliori, è 95 litri, io ho detto prima 90 perché nelle altre versioni sono 90 litri. Sotto di noi troviamo invece l'armadio che ha presente l'appendiabiti capi a spalla, quindi anche qui abbiamo uno spazio molto importante, molto generoso per gli ambienti. È possibile ovviamente anche mensolarlo. Questa parte è il segmento di legno che viene aggiunto, che è ovviamente quando si fa la doccia è possibile toglierlo, perché in questa versione è presente il bagno XL, quindi un bagno più grande rispetto a tutti gli altri. Vi dico anche poi, come vi ho detto nella intro, sono 4, 5, per me sono 100 i motivi per scegliere Vantoorer. Poi vi parlo anche un po' della mia esperienza, proprio brevemente, i 2-3 punti, e ve ne indico ora uno dove in assoluto io ho avuto, rispetto ad altri van che ho provato, una sensazione di benessere migliore. Lo svuotatasca posizionato sopra la cucina arrivo, caricavo sempre di tutto ed era veramente molto comodo. Passiamo alla parte del bagno, dove vi dicevo lavello di dimensioni enorme, abbiamo la classica finestra, è bellissimo anche tutto questo materiale idrorepellente, davvero super interessante. Quindi come vi dicevo è sì a tendina per chiudere il tutto, però in realtà anche bagnandolo non accade proprio nulla. Il bagno è possibile muoverlo dalla parte dove vogliamo, dove è più comodo. Adesso insieme andiamo a vedere come fare per appunto portare la postazione del classico bagno a doccia. Premetto che anche su questo veicolo, se volete il bagno chiuso come più o meno tutti, avete la possibilità di richiederlo, ma attenzione, facendo un bagno duplex, un bagno di questa dimensione, quindi aprendo la porta, non avete nessun aumento di costo. Per toglierlo bisogna sganciare la parte appunto che collega il pavimento normale alla tavolozza di legno che viene inserita. È possibile toglierla totalmente, dove si presentano due pilette di scarico che si hanno appunto per poter scaricare l'acqua. All'interno si apre la porta,
quindi diventa molto generoso, molto importante lo spazio. Adesso io faccio sempre tutto con la mano sinistra, quindi perdonatemi se non sono proprio super reattivo, ma come avete visto questa è la dimensione del bagno che si ha. Per la tendina invece bisogna seguire il percorso che vi sto ora indicando, quindi diventa davvero generoso di spazio e quindi diventa una doccia. Io l'ho già provata varie volte, adesso ho portato con me per appoggiare i piedi. Come vedete all'interno della doccia o del bagno stesso, dove io mi posso sedere comodamente, poi ovviamente il WC lo proverò a porta chiusa, internamente invece abbiamo, per fare la nostra doccia, 4 pilette di scarico, una dimensione enorme. Per richiudere la porta, siccome è abbattente, basta semplicemente riportarla in posizione naturale e internamente, come vi sto mostrando, abbiamo ulteriore spazio davvero enorme. Io appoggio sempre il braccio qui, ormai in tutte le recensioni lo faccio, però da notare questo mega lavandino rispetto a tutti gli altri lavandini che rimangono tendenzialmente più chiusi. Quindi potete scegliere se avere il bagno di dimensioni XL o semplicemente un bagno normale come tutte le varie dimensioni che si hanno, per far sì di farvi doccia e bagno appunto stesso all'interno di un unico ambiente. La tavola di legno io personalmente non l'ho mai più rimessa, nel senso che quando utilizzavo io l'avevo messa in garage sotto il letto, per la precisione dove vi sto indicando ora c'è la possibilità di poterla inserire direttamente, quindi l'ho trovata comoda sempre tenerla aperta. Adesso in questo momento l'ho appoggiata qui, ma è possibile anche inserirla, siccome per Vantoorer la cappelliera rimane ed è confermata, è possibile inserirla anche all'interno della cappelliera. Questa è più grande e maggiorata rispetto a tutte le altre, in quanto, come vi spiegavo, sul modello 600D il bagno è probabilmente il più grande che c'è in commercio. Passiamo nella zona giorno. Prima però nella zona cucina, per concludere la nostra recensione, dove vi spiegavo appunto di questo piccolo ripostiglio dove si ha appunto la possibilità di lasciare tutto quello che abbiamo. Arrivo, metto il mio smartphone, le chiavi, purtroppo ahimè la mascherina, quest'estate avevo 2 postazioni, una sopra, che questa, in caso che vogliate mettere la televisione, viene tolto per far sì che la televisione possa stare comodamente in questa posizione. Io personalmente non avevo la TV, non ho mai avuto la TV all'interno del veicolo, se non tablet, tutto quello che va ormai con dati, che lo reputo molto più comodo rispetto a un satellite o rispetto a una digitale terrestre, quindi in realtà io questa l'ho lasciata e ho trovato davvero comodo anche questa. Ma ritorniamo al nostro angolo cucina, dove abbiamo un tagliere che viene, adesso in questo momento è totalmente chiuso, che serve sia per chiudere il lavello in acciaio inox che poi in realtà per poterlo utilizzare da tagliere semplicemente anche allungando il piano della cucina, come vi sto indicando ora. Sotto, non avendo il frigorifero quindi posizionato all'ingresso, tengono tutti i cassetti, quindi abbiamo la porta posate e un piccolo porta tutto laterale, tutto a ritorno soft lock. Ricordatevi però sempre il push. Quindi automaticamente sotto anche qui la capienza è più grande, tutta la lavorazione interna che si ha è tutta in alluminio, quindi non abbiamo parti che col tempo si possono lavorare. Vantoorer va a chiudere, questa è una particolarità, va a chiudere la parte dietro, perché come sapete, ormai ho già detto in vari video, una delle parti più pericolose del van, appunto avendo il portellone, è proprio quella della cucina, in quanto chiudendo il portellone con lo spiffero d'aria rischierebbe di far gelare alcune componenti del camper, dove Vantoorer le va a lavorare tutte, tanto è vero che tutti i clienti Vantoorer hanno una soddisfazione dello stesso che è davvero molto molto elevata. Anche più capacità, perché se venite in concessionaria o se avete possibilità di andare dal concessionario dove è più vicino a casa che ha Vantoorer, vedrete che anche tutto il carico all'interno degli stessi armadi è davvero generoso. Ultimo cassetto, che è quello più capiente in realtà,
dove io sul mio, avendo nonostante tantissimo carico, non mi ha mai dato nessun problema. In questi tendono molto a imbarcarsi in tanti veicoli, in realtà su Vanturer non ho mai avuto nessunissimo problema. E cassetto per chiudere sempre la parte della cucina, questo mensolato, quindi abbiamo anche qui la possibilità di avere ancora più carico, e chiudiamo come sempre con l'ultimo cassetto, che è quello sopra della cucina. Veramente qui lo spazio non manca. Come 600 penso, come vi ho detto, che sia il compromesso migliore, togliendo il 540 che rimane in assoluto più venduto, in quanto tutti gli spazi sono super generosi. Noi ce l'abbiamo in pronta consegna, ma anche visibili, anche soltanto per togliervi un'idea di com'è fatto un concetto di un veicolo van ad alta qualità. Venite a vederci, venite anche a trovarci. Altro vantaggio enorme che si ha a fattore di Dinette è quello che intanto di serie con i pacchetti poi si ha tutto l'Isofix, quindi anche qui sono pochissimi veicoli. Qui sotto all'interno c'è una piccola manovella dove tu cliccando porti avanti appunto il sedile, dove viene poi inserito questo cuscino per far sì che la postazione della dinette anche durante la marcia sia davvero ben suddivisa. Effettivamente lo spazio nella dinette qui non manca, perché il tavolo intanto è di qualità altissima, essendo anche, come vedete, poi incorniciato all'interno di questo spazio, quindi automaticamente, scusate il gioco di parole, automaticamente alluminio che viene all'interno, maschio femmina chiamiamolo così, è molto più stabile. Cioè questo tavolo è davvero stabile, faccio fatica io con la mano sinistra anche soltanto a muoverlo. È possibile allungarlo perché sotto abbiamo la maniglietta per poterlo tranquillamente allungare, però durante la marcia cambia tanto, cioè nel senso che durante la marcia il comfort che si ha all'interno è davvero generoso e importante. Torno a dire, è stato la mia scelta, una delle mie scelte, ma sto facendo appunto il video dove racconterò di questo viaggio. Qui il passeggino mi ci stava. Cioè, a differenza di tantissimi altri veicoli dove il passeggino dovevo togliere il tavolo, dovevo abbatterlo, dovevo fare 1000 lavori, su questo veicolo il passeggino della bambina mi ci stava, e quindi era favolosa la scelta di avere appunto molto più carico posteriore, e il discorso della dinette, facendo tanti chilometri, lo reputavo veramente eccezionale. Ovviamente io non avevo inserito il doppio letto, ovviamente no, io non avevo inserito il doppio letto, in quanto avendo già il discorso del pop-up ho preferito restare su 2 letti separati a sé, quindi posteriore con un letto saliscendi classico di dimensioni enormi, 2x2, quindi 4 metri quadri di letto, invece sopra ho fatto delle dormite favolose. Alcuni clienti li ho anche incontrati durante la vacanza, e quindi ho alzato su il tetto in alcuni casi. Andando a Campo Imperatore invece erano 3 gradi, abbiamo tenuto il tetto giù, dormito tutti dietro, ma non era tanto un discorso termico quanto un discorso che non avevo voglia quel giorno di alzare il tetto. Ma come vi ho spiegato, il tetto in Vanturer è riscaldato, uno dei pochissimi van ad avere il tetto riscaldato. La vivibilità internamente, come vedete, io non sono alto, non ho mai negato, vorrei esserlo, giuro, però non lo sono, e quindi non nego però il fatto che anche una persona alta, contando che, come vedete, questo tavolo può muoversi, ho semplicemente alzato leggermente il tavolo e traslato su questa barra, è davvero, qui abbiamo ancora un 20 cm in più. Ovviamente poi bisogna vedere anche sempre la persona che guida, perché se la persona che guida è molto alta, girando il sedile potrebbe toccare, quindi c'è sempre il compromesso appunto del tavolo, che può comunque muoversi in maniera super semplice. Sedili che girano come su tutti i veicoli van, quindi qui non abbiamo nulla di particolarmente eclatante se non la seduta stessa e il comfort. Classici 2 armadi posizionati sopra, quindi sopra la dinette avremo sempre il doppio armadio con le 4 cerniere che servono per appunto accompagnare il tutto. Molto bello, e anche al tatto è tutta questa qualità che Vanturer ha, torno a dire, ha uno standard qualitativo davvero elevato, e quindi è giusto che sia così. È un veicolo che non rientra nella fascia economica dei veicoli van, ma fanno solo van, quindi il loro business core è produrre van di alta qualità, però
c'è da dire una cosa, che con gli aumenti che ci sono stati Vanturer è rimasta molto più asciutta. Questo l'ha portato a essere ancora più competitiva invece confronto a altri brand. Cappelliera, come detto, confermata, comodissima appunto per chi ha il tetto a pop-up, perché si può inserire tranquillamente la scaletta. Qui un altro vantaggio del tetto FSI, come vi spiegavo, un tetto che sicuramente è di tecnologia superiore rispetto al 95%, 99% forse per cento degli altri tetti. Intanto abbiamo un oblò panoramico che ovviamente zanzariera oscuranti su tutti i vetri, tra l'altro gli oscuranti sono nella versione che a me piacciono di più, quindi davvero eccezionale, complimenti anche per la scelta di tutti questi dettagli. Ovviamente andiamo a oscurare anche tutta la cabina, non ha optional che mancano, cioè nel senso pacchetto meccanica, pacchetto interno, cioè qui ragioniamo su un camper dove si ha davvero praticamente tutto, sia sul fattore comfort qualitativo, come vedete tutte queste cose, la dinette che si allarga è già nel prezzo, cioè la cappelliera non è una scelta tra skyroof o cappelliera, l'ideologia di Vanturer è quella di portare la cappelliera. Queste cerniere servono appunto per la sicurezza, durante la marcia vengono chiuse, quindi quando si va a aprire il tetto andiamo a aprire ovviamente queste due bratelline, andiamo a girare le manovelle che servono appunto per sganciare il tetto dallo stesso. Poi anche qui attenzione, c'è un modo esatto anche per chiudere il telo, quindi magari nei prossimi video, se me lo scrivete, ve lo faccio anche vedere. Faccio la stessa operazione anche da questa parte qui e come vedete il tetto si alza in un secondo, che come vi spiegavo rimane retroilluminato con le prese USB e il riscaldamento. Faccio un passo indietro, centralina Vanturer, accendo il veicolo e vabbè, è come sempre, quando si accende un Vanturer è un tripudio di bellezza, ed ecco il tetto retro illuminato, dove su Vanturer, come vi dicevo anche poc'anzi, è possibile aprire totalmente tutte le superfici del veicolo, e quindi per far girare ancora più aria, per avere una vista ancora migliore, questo è già compreso. Il materasso comfort e tutto il rivestimento, anche questo soft touch, per far sì che il ponte termico, insomma il freddo, resti sempre comunque fuori. Facciamo un girettino invece esternamente del veicolo con il tetto aperto. Come vi spiegavo, il tetto Vanturer è davvero un qualcosa di sensazionale, bello, studiato bene, progettato alla grande. Giusto una cosa sul fattore colore che secondo me è molto importante: tutti i tetti Vanturer vengono bianchi. È possibile, prendendo però il veicolo metallizzato, pastello, lanzarote o nero, insomma il colore che voi preferite, è possibile fare un kit appunto per personalizzarlo esternamente, ma il mio consiglio è quello di lasciare il sopra del tetto bianco, appunto per un discorso di riscaldamento, di pannello solare che si va ad applicare, per far sì che questo non lavori troppo in realtà e non sia soggetto ad avere appunto un nero sotto che attira tendenzialmente il sole. Io personalmente vendo molti van neri, anche qua tanti nei commenti quando avevamo fatto un video su un Summit nero c'erano stati detti nero, ma in realtà la differenza è davvero poca. Quest'estate comunque approfitterò, se mi arriva un veicolo nero, giuro, approfitterò a fare un test di temperatura bianco-nero. Attenzione, io sono milanista, quindi rosso e nero, però ahimè mi toccherà farlo bianco e nero. Tornando al nostro veicolo van, quindi come vi spiegavo il tetto ha l'apertura ovviamente allargata, ed è possibile sia averlo con il tetto a soffietto come in questo caso, ma è un optional, quindi a un costo di 5.100 euro potete anche non averlo. Tutto il resto invece è personalizzabile appunto per i letti stessi. Io dico che questa versione di veicolo è davvero molto particolare, nel senso che potrebbe avere due letti, due posti superiori, due posti inferiori, uno anche in dinette e due in alto, quindi abbiamo un veicolo addirittura 7 posti. Ovviamente questi veicoli sono omologati 4, gradino elettrico compreso, quindi abbiamo una versione davvero full a fattore di comodità, praticità e soprattutto qualità. Io, come vi spiegavo, per la mia esperienza devo essere anche sincero su 2 o 3 punti dove spesso, quando era uscito questo bagno qua, Vanturer è stata soggetta anche a critica. In realtà
io da possessore di Vantourer non ho mai avuto un bagno più comodo. Il discorso della tendina io lo trovo molto pratica, ma in realtà la differenza è lo spazio che c'è da me al corridoio, perché ovviamente la doccia la faccio interna, è davvero enorme. E attenzione, non sottovalutate il fatto che la tendina la stendete fuori in un quarto d'ora, davvero è già asciutta. Per tutto il resto il veicolo è davvero interessante anche a fattore di telaio, in questo caso appunto per un costo che non è particolarmente elevato, il telaio IVI già dal 600 io ve lo consiglio. Vantourer 600D con me in recensione, che sono Luca del Centro Caravans Barassi, in visione appunto anche al Centro Caravans Barassi. Io vi aspetto e vi dico continuate a seguire il canale. Ciao ragazzi, buona giornata.